Allora, ho deciso di utilizzare queste cannucce che sono già pronte per l'utilizzo, sono cannucce abbastanza umide e sono questo colore che secondo me comunque è un neutro, quindi ci starebbe comunque bene. Adesso cambio l'inquadratura e poi vi faccio vedere l'operazione che andremo a fare. Allora, per farvi vedere adesso questa operazione sarà un po' complesso, però ci provo lo stesso. Allora, vado a prendere una cannuccia, abbiamo parlato appunto di cannucce comunque umide, e andiamo a inserire queste cannucce praticamente in una maglia di intreccio. Vedete, adesso ve lo sto facendo vedere con il ferro, no? Allargo appena la maglia e vado a inserire praticamente una cannuccia nella maglia di intreccio e la vado a affiancare a questo montante. Quindi mi inserisco in questo punto e mi affianco qui al montante, scendendo un pochino sotto. Adesso un pochino sotto, vediamo anche quanto. Vado a inserire un pochino di cannucce in questo modo, ognuna a fianco al montante esistente, facendola scorrere il più vicino possibile al montante esistente. Ne andrò a fare diverse, posso aiutarmi, vedete, io mi aiuto con un ferro per far sì che si possa inserire comodamente la cannuccia. L'unico modo per riuscirvi a fare vedere questo lavoro era stare su questo bordo del tavolo. In realtà, per farvi vedere meglio com'è la situazione attuale, metto un foglio adesso, vedete? Vado avanti a inserire qualche altra cannuccia. E poi adesso vi spiego perché queste cannucce, che in realtà diventeranno montanti, le inserisco così un pochino morbide. Quante ne ho messe? 1, 2, 3, 4, 5. Va bene, per il momento lasciamo così. Allora, cosa facciamo adesso per capire anche questa lunghezza che esce dal lavoro sotto? Alziamo questi montanti e li andiamo a affiancare a questi che abbiamo appena inserito, ok? Quindi li spingiamo vicino, 3, 2, 3, 1, 2, 3, ok? Poi prendiamo praticamente questa prima cannuccia, dobbiamo contare 1, 2, 3, 4 coppie a questo punto di montanti e andare sotto alla quinta coppia con la cannuccia. Quindi 1, 2, 3, 4. Quindi questa cannuccia, la faccio scendere un pochettino per farvi vedere meglio, deve andare a nascondersi qua dietro. Ora cerchiamo di fare un lavoro fatto bene. Ho anche un po' esagerato con la lunghezza, ma non mi interessa, era per farvi vedere bene come andrà il discorso. Dopodiché proseguirò con questo andando dietro a questi, quindi in questo momento io vado a inserire un pochino di più di queste cannucce, così poi posso fare vedere il lavoro in tutta la sua interezza.
ed anche così abbiamo stabilito la lunghezza per cui deve scendere la cannuccia. Quindi la lunghezza che deve scendere la cannuccia è questa qui, possiamo anche stare un pelino più, ok, bassi, ok. Allora, torniamo a metterci su. Abbiamo detto conto 1, 2, 3, 4, 5 e vado dietro al quinto, così. Praticamente devo creare morbidamente, se per quanto possibile, questo segmentino. La stessa cosa farò col successivo, quindi lo tiro giù quel tanto che mi serve, faccio salire il montante, questo qua deve stare qui e tra l'altro adesso andrà anche un po' rifilato. Quindi prendo e vado dietro a questa coppia di montanti successivi. E tiro giù sul davanti. Proseguo. Se vedete che non basta, allungate, mi raccomando, e vado dietro all'altra coppia. Ora devo proseguire ad inserire delle altre cannucce. Qui era il punto dove avevo fatto la partenza, quindi facciamo attenzione in questo punto qua perché si sgancerà sicuramente. Ok, quindi adesso posso proseguire e vado dietro. Proseguo. Qua non ne ho messo uno, attenzione a non sbagliare questi punti, dobbiamo sempre avere i montanti insieme, anzi questo qua c'è un errore, ecco, questo fa parte di questo montante qui. Ok, così, quindi questo qua può proseguire, andare avanti qua.
Questo è ciò che si andrà a creare, praticamente questa bella cornice che mi va anche a fermare le coppie dei montanti che abbiamo creato. La parte sotto in realtà creerà questo corniciotto che farà anche un bordo nella parte sottostante. Ora so che sembra tutto un po' disordinato, ma in realtà è normale che sia così anche per via della posizione in cui al momento sono costretta a lavorare. L'importante è che cercate di tirare facendo in maniera poi che poi questi codini facciano l'intreccio abbastanza aderente, ma quando potrete poi sistemarvi bene comodamente potrete andare anche a sistemare da quella parte. Metto le cannucce un po' alla volta, semplicemente perché se si asciugano poi non riuscite a fare comodamente questo intreccio nella parte sotto, quindi preferisco metterne un pochino alla volta anche per comunque riuscire a lavorare meglio a favore di camera. Ok, quindi salgo, sempre prendo la prima cannuccia che spunta, la porto avanti, se necessario la tiro un po' fuori, la porto avanti e la porto dietro ai due montanti. Prima che spunta la porto avanti, salgo prima con il montante naturalmente, la porto dietro. Ai due montanti. Tiriamo fuori un pochino di più. Dopo queste eccedenze le andiamo tutte a tagliare e a sistemare. Ok. Tiro su. E vado dietro.
Poi vi spiegherò anche perché non riesco a lavorare comodamente. Ecco il motivo per cui non riesco a lavorare comodamente. Questo è il motivo per cui non lavoro comoda. I gatti adorano le cannucce, molto preciso. Ok, ho aggiunto un altro po' di cosette. Allora, vediamo, eravamo arrivati qua. Quindi mi sposto bene con questo montante e salgo su. Prendo la prima cannuccia, la passo su e vado dietro e mi porto in avanti. Salgo su, prendo la prima cannuccia, mi porto dietro e vado in avanti. Poi ho quest'ultima qui, vado su, porto dietro e vado in avanti. Allora, adesso qualcuno si chiederà perché io ho questa cannuccia qua. Ho questa cannuccia qua perché probabilmente ho saltato un passaggio, il che significa che devo tornare indietro, perché questa cannuccia qua, quindi io torno indietro, non ho nessun problema a farvi vedere questo errore, anzi, torniamo indietro e cerchiamo di andare a capire dov'è che ho fatto questo salto. Allora, ecco dov'è il salto, quindi cannuccia qua, questi sono i montanti, vedete ho l'ultimo codino qua davanti, quindi questa qua doveva andare in questo punto che avevo saltato, poi vado avanti e adesso torno a proseguire un po' più velocemente, visto che ho già tutte le mie belle pieghine. Recupero anche questo qui, scendo un pochettino, recupero, scendo e recupero. Ok. Ci siamo. Allora, vado ad aggiungere un altro po' di cannucce. Ok, ora salgo con il montante a fianco a questo marrone, parto prendendo prima cannuccia, vado,
questa l'ho tirata fuori un pochino molto, non c'era bisogno, e vado dietro ai due montanti. Salgo con questo, mi affianco questo qua, prendo la prima cannuccia e vado dietro. Salgo e vado dietro. Salgo e dietro e tiro in avanti. Bisogna che elimino il gatto, ragazzi. C'è poco da fare. Senza eliminare il gatto non riesco a lavorare. Allora, salgo e vado. Allora, un attimo che tiro avanti questo codino.
non l'avevo messa. Allora,
Se vedete proprio che siete al limite delle due, rinunciate a un pezzettino di cannuccia in più a favore del fatto di avere un lavoro fatto meglio, insomma, no? E controllate sempre, tornando indietro, di aver preso tutte i vostri pezzettini di cannucce, non come ho fatto io prima, che ne avevo perso uno per strada. Allora, teoricamente io questo lavoro l'avrei dovuto fare con le cannucce praticamente azzurre, dello stesso colore, in maniera che poi avrei avuto i doppi montanti
azzurri, ma purtroppo ho finito le cannucce, quindi ho scelto di fare così e secondo me alla fin fine non starà malaccio comunque, insomma, no? L'effetto. Sto arrivando al termine ormai, quindi finalmente poi potremo anche sistemare bene questo torciglione di base, chiamiamolo così. Torno a mettermi un po' in sponda. Ok, quindi mettiamo qua, mi sposto con questo, affianco il suo montante, scendo giù, mi sposto a fianco, scendo giù, mi sposto a fianco, scendo giù ed ora proseguo fino alla fine con gli ultimi montanti rimasti. Ok, ora finalmente possiamo riuscire ad appoggiarci sul tavolo. Oppa! No, direi di no, nel senso che ho perso di nuovo per strada una cannuccia, quindi torno subito indietro. Infatti si vede anche da qua che manca un pezzo. Devo tornare indietro un bel po', quindi non vi annoierò nel riprendere da capo. Vedete che qua ho una cannuccia persa qua, quindi devo ripristinare questa situazione e devo arrivare fino a qua. Quindi tolgo giù tutte le sue belle cannucce e vado a recuperare e capire perché questa qua me l'ero persa per strada. Questo, ok, riparto da qua. Ok, io adesso vado a ripristinare questa cosa qua che avevo non fatto bene, poi noi ci vediamo dopo quando ho sistemato. Allora, ora cerchiamo appunto di sistemare il più possibile, tirando bene anche tutti queste eccedenze che si sono formate, che poi andremo o a tagliare o ancora meglio a incastrare. E fino a che le cannucce sono ancora un po' umide, possiamo approfittare per andare ad inserire questi piccoli codini all'interno dell'intreccio in maniera che non si vedano e che nello stesso tempo siano fermi, praticamente in questo modo così, che viene coperto praticamente dalla striscia successiva. Facciamo questa operazione per tutti questi codini. Tra l'altro vi volevo far vedere la parte sottostante, se ce la faccio a mettere a fuoco, che è molto carino come intreccio.
caso siano troppo lunghi si possono anche tagliare, però io preferisco fare in questo modo perché quando sono un po' lunghini si riescono a incastrare molto meglio all'interno dell'intreccio di questo cornicione che non solo ha fatto un bel bordo alla base del vostro cesto, ha creato anche un bordo un pochino rialzato, quindi questa parte appoggerà molto di più rispetto che non la parte centrale, e nello stesso tempo abbiamo aggiunto i montanti senza fare nessun tipo di operazione particolare, montanti che naturalmente poi andranno allungati. Adesso io con questa forbice, appunto, come stavo dicendo, vado a inserire tutte queste eccedenze all'interno in maniera che mi si fissa bene questo treccione, e nello stesso tempo mi si sistema anche le eccedenze, insomma, che non si vedano, olio, ok. Basta, vedete, sollevare leggermente, schiacciarlo all'interno e poi dopo viene ricoperto semplicemente da quello che viene successivamente e quindi si fissa comodamente. Ora io vado avanti a fare questo lavoro e intanto penso, perché non ho ancora deciso, come poi andare a proseguire, perché sono indecisa se fare un altro pochettino di torciglione e poi partire con un intreccio a un tessitore, oppure eventualmente fare un intreccio a 2 tessitori, poi passare all'intreccio ad un tessitore. Io devo dire, visto che comunque ho già questo bel treccione di fondo, sarei per partire già con un 2 tessitori, tanto per fissare bene il lavoro, e poi passare quasi immediatamente a lavoro ad un tessitore. Però non so, adesso vedo un attimino come mi trovo meglio. Questo qua secondo me si potrebbe anche, che è tanto così lungo, oh signore, veramente tanto lungo, questo qua si potrebbe anche proprio tagliare. Ecco fatto, anche questo lo tagliamo. Quelli più lunghi li potete tranquillamente tagliare, gli altri è sufficiente incastrarli dentro al lavoro, così rimane tutto bello bloccato. Allora, direi che ci vediamo tra un pochino, così vi faccio vedere il lavoro qua sistemato, anche perché sta scendendo il sole, credo che non ci sia una ottima luce in questo momento. A dopo.